Oggi inizia il mio viaggio a San Potito Sannitico. La giornata è bella, con la natura del paesaggio che mi fa compagnia. Ho appuntamento con Paolo. Sarà il mio compagno di viaggio alla scoperta del paese. Oh Paolo, buongiorno. Ecco, ci salutiamo col nuovo saluto di questo periodo. Certo. Allora Paolo, oggi tu sarai la mia guida per San Potito Sannitico. È il mio paese. Il tuo paese. Il mio meraviglioso paese. Mi piace Qui sei nato? Così. Nato qui, una delle ultime nascite nel paese. Una delle ultime Sì, perché nascite? il 66 forse è stato l'ultimo anno in cui si è nato in casa. Quindi si nasceva in casa. Sì. E difatti dopo incontreremo probabilmente l'ostetrica del paese. Sì, certo. Probabilmente mi ha aiutato a venire al mondo. Ti ha aiutato a venire al mondo. Forse, non lo so. Non so se è stata lei. Intanto Paolo, dici una cosa. Siamo qui davanti a questa bella struttura che è un auditorium, Questo leggo. è un auditorium comunale realizzato dall'amministrazione e in questo momento è in funzione, è fruibile, però purtroppo le siamo in questo periodo, non ci permettono di utilizzarlo. Però è un bel contenitore culturale, certo. Immagino, Anzi, no? già sono state fatte delle manifestazioni e aveva preso un percorso, poi speriamo in futuro. Potrebbe essere che questo periodo ci aiuti a capire tutti quanti meglio cosa quando fare. si è fermi si può realizzare con la testa. E allora Paolo, io ti ringrazio perché queste sono belle parole che ci portano all'inizio di questo nostro percorso. Ok, va bene. Ci abbiamo Paolo? Allora andiamo. Paolo, mi incuriosiva questa scritta: amate la vostra città come parte integrante, per così dire, della vostra personalità. Ecco, questo è un discorso che Giorgio La Pira fece ai fiorentini nel 1954. Voi come state messi, voi di San Potito, con la vostra città? Ma noi proprio questo, il motivo di questa lapide è perché qua era un centro di stoccaggio di materiale vari, dove si faceva la raccolta non differenziata ma un centro di raccolta. Allora, proprio per amore del nostro posto, l'abbiamo rivalorizzata creando questa piazza. È diventata molto bella. Per dare un posto ai giovani, ai bambini, dove poter giocare. Ecco, perché... Ma ne avete altri anche, certo, Paolo? Certo. Che dopo poi siamo andati avanti, non è che ci siamo fermati, ne realizzi uno e poi no, continui. Bisogna andare avanti. Certo. E allora andiamo. Paolo, questo che posto è? Questo è un posto molto antico, infatti si chiama la Crocevia e all'interno là c'è il famoso cortiglio. Il cortiglio? Dove tutte le famiglie uscivano in quello spazio comune. E si ritrovavano? E si stava assieme? Infatti qua si faceva sempre, era una delle stazioni dove si faceva Brunetta, Facciaolino. La Brunetta che è una tradizione carnevalesca, no? E là era uno dei posti principali per la realizzazione. E tutti partecipavano? Certo. Tu l'hai fatta mai? Sì, ho partecipato. Come carabiniere, tra l'altro. Come carabiniere, aspetta. E allora andiamo a vedere. Ok. Paolo, e questo è bellissimo. Che cos'è? Questa è una realizzazione del maestro Mono Gonzalez, che fa parte di un circuito che ha visto protagonisti vari artisti a San Potito della street art, che è ideato da Giuliana e Tono, il marito. Che incontreremo? Che conoscerete, che faranno da guida, vi spiegheranno bene artisticamente il valore di questi disegni. Cosa di cui io non sono dei murales bellissimi. Sì, sono dei murales bellissimi. Questo prende tutta la facciata di questa casa. Certo. Paolo mi spiega che in passato questi cortili erano l'anima pulsante della vita sociale del paese, perché tutte le famiglie che li abitavano, spesso anche in una sola o al massimo 2 camere,
formavano interi nuclei familiari. Intanto questo cane, con il suo dolce sguardo, ci viene incontro, quasi ad accoglierci benevolmente. E poi mi fa vedere uno di quei viali di casa, con annesso giardino, caratteristico di molte abitazioni. Paolo, questo è particolare proprio. Sì, perché poi tra le altre cose, nei miei ricordi, quando ero ragazzino, qui abitava un signore chiamato Totò Nulongo, che era talmente alto, che aveva una Vespa, che ricordo, nei miei ricordi, stava questa Vespa che lui stava sopra ed era seduto sul sedile di dietro, tanto che era lungo, poi i piedi un po' come altrimenti non ci sarebbe andato. Non ci sarebbe andato. E un altro ricordo sempre da ragazzino era che intorno a queste finestre lui metteva ad asciugare l'uva, i fichi d'India e quant'altro, insomma tutto quello che era... Tutto intorno a questa finestra? Sì, questa, quella, insomma. Sì. E qualche volta abbiamo rubato anche le maciotte di formaggio. Paolo, da ragazzino. Proseguiamo, Paolo. Paolo, mi dici dove siamo qua? Perché è molto bello e poi mi hai detto che prima questo luogo non era così. E lui comincia a raccontarmi che non esisteva prima, essendo invece uno dei luoghi più popolosi del paese. Questo spazio verde è recuperato, mi dice, per consegnarlo ai nostri ragazzi. E quando me lo dice, dimostra tutto l'orgoglio possibile. Con Paolo, mentre ci avviamo verso il centro del paese, mi fermo a guardare una bellissima fontana e il lavatoio pubblico. Paolo, e ora ci stiamo avvicinando al palazzo degli eredi di Nino Taranto. Sì, Taranto, proprio. Ma anche lui ci veniva qui? Mia memoria non lo so, però mi è stato raccontato che quando si è sposato sicuramente ci è venuto. È venuto a Campodigno. E allora andiamo a vederlo più da vicino. Certo. Paolo, questa è l'entrata principale del Palazzo Taranto. Sì, qui dietro questo portone c'è la corte, dove sono state fatte varie manifestazioni culturali, sì, certo. Anche perché nel restauro di questo immobile la signora Taranto, che salutiamo, no, signora Nina, che è venuta a mancare proprio ultimamente, e questo è stato un dispiacere, ha dato sempre la concessione di usufruire di questo palazzo per ogni attività culturale che si facesse. E questa è una cosa straordinariamente bella, perché è disponibilità di luoghi importanti messi a disposizione della comunità. E noi abbiamo avuto la fortuna di fare manifestazioni sia all'interno della corte ma sia nel giardino, dove abbiamo fatto concerti, spettacoli teatrali, e sono riusciti benissimo perché è un posto incantevole. È venuto a fare un concerto anche Fausto Mesolella qui? Certo, nel giardino, certo. Sì. Ne ci sono stati tanti bravi. Anche tu, Paolo? Non bravo, ma ci sono stati. Una caratteristica di tante case del centro era l'attraversamento dell'acqua al suo interno. Poi arriviamo in via Botteghe, così chiamata perché qui c'erano tutte le botteghe del paese. E questa è la porta della bottega di Memena Cianghera, dove Paolo ricorda tutti i vari pezzi di carne appesi fuori bottega, che ai suoi occhi di bambino un po' lo affascinavano, ma un po' gli mettevano paura.
Senti freschi. Paolo, dove ci troviamo? Qui stiamo davanti al Palazzo Filangieri, via Enrico Sanillo, Enrico Sanillo. un ricco proprietario terriero di San Potito, Ah. una persona molto in vista che all'epoca fu poi assassinato dai briganti. C'è tutta una storia quindi su una questo. storia molto, anzi è stato fatto pure dei libri, sono stati scritti Ah. dei libri, quindi è una persona molto importante, Per San soprattutto Potito. per dopo l'Unità d'Italia, Ah, perfetto. perché è stato lui che ha fatto uno denominato per la divisione del territorio di Monte San Potito, Castello, San Gregorio. Paolo, mo ci troviamo davanti a un palazzo importante. Certo, ti ripeto, è sempre già Palazzo Sanillo, Sì. poi ereditato da eredi francesi. Ciao. Buongiorno. E quindi dovremmo incontrare la contessa o contessina Ah. a breve, Perché è proprio... perché loro abitano qui, vivono qui, quindi vivono la nostra realtà. Nel nostro viaggio a San Potito siamo arrivati in uno dei luoghi più belli, molto affascinanti. Io come sono entrato sono restato incantato dal luogo, ma anche dalla presenza di Yvonne, che è colei che lo fa vivere questo luogo, il Palazzo Filangieri. Yvonne. Ok, intanto benvenuti in questo palazzo che io lo definisco magico, perché quando si entra qui si entra in un'altra dimensione, lo chiamo la dimensione dell'anima, del benessere interiore. Ed ecco perché con la mia famiglia abbiamo fondato questa associazione Gaetano Filangieri proprio per promuovere e sviluppare le arti, le scienze, ma anche le bellezze paesaggistiche, artistiche del territorio e, perché no, le eccellenze enogastronomiche della zona. In questo periodo l'associazione ha attivato 10 laboratori d'arte, ma perché? Perché l'arte aiuta le persone a connettersi alla parte più profonda, alla propria anima, e quindi crea benessere, meraviglia, entusiasmo e bellezza, perché questi palazzi storici sono veramente portatori di benessere interiore. Ecco perché sto attivando e creando tanti eventi, tra cui avremo anche un punto in avanti, quando ci sarà permesso, anche un caffè degli artisti, perché dovrà essere un punto di incontro per creare sinergie, unione, amore e armonia, e per creare, proprio lanciare idee, proposte e creare positività, perché ce n'è tanto bisogno. E quindi questo posto lo consente. Yvonne, noi ti ringraziamo di averci ospitato qua e contiamo anche di tornare per vivere anche noi un'esperienza in questo straordinario palazzo. Assolutamente sì, e vi aspetto tutti. Grazie. Grazie a voi, Yvonne, grazie, grazie. grazie. Paolo, intanto grazie, mi stai facendo conoscere questi posti bellissimi. Ma io avevo detto Proprio all'incontro che San questo è un bel Potito paese. è bello, è Quindi- vero, è vero. Ora ci troviamo anche di fronte a questo palazzo molto bello, tra l'altro vedo questa scritta che è straordinaria e dice: non dir di me ciò che di me non sai e pensa di te, poscia di me dirai. Così bisognerebbe E fare. così dovremmo fare tutti prima di parlare, però È difficile, è difficile molto oggi. difficile. Paolo, di chi era questo palazzo? No, Di chi è? della signora Anna D'Amore, Ah. Villa Carolina, che vivono a Napoli e hanno anche come proprietà quella chiesa, una chiesa di San Michele, Quindi è una chiesa loro privata. privata. Paolo, qui invece è una tua bella storia personale, ma Sì. non tanto personale, perché per come me l'hai spiegata sarebbe straordinario che anche i ragazzi di adesso facessero la stessa cosa. Che successe qui tanti anni fa? Tanti anni fa, Quando eri ragazzo? avevo 16 anni. Ah. Questa casa, questa che adesso è una casa, prima era un rudere, un piccolo rudere, dove il proprietario ce lo diede incomodato d'uso, a patto che l'avremmo ristrutturato o aggiustato, e creammo una radio, mettemmo una radio, Radio San Potito, ma era condivisa da tutti i ragazzi di San Potito di quell'età. Avevamo 16 anni, 17, massimo 18, e
qua abbiamo fatto la radio, abbiamo tenuto la radio per circa 2 o 3 anni. Bello. Ci siamo divertiti, siamo cresciuti con la musica. Perfetto, con la musica, ma anche dando delle informazioni e soprattutto dando un messaggio che insieme le cose si Sì, possono si possono fare e non è bisogno che hai tanti anni, anche da ragazzino puoi essere maturo. Bravo Paolo. Io devo dirti che anche in città più grandi, campi così, insomma, strutture sportive così sono rare, almeno nelle nostre zone. È molto bello qua. Ed è un impianto che comprende questo campo di calcio, poi c'è insomma un po' di pallacanestro e soprattutto poi dopo ci sono anche quelle strutture lì che sono le cupole, Paolo. Sì, quello è un progetto un polo scolastico, fanno parte di un polo scolastico. Le cupole, a dire la verità, vengono da un progetto ancora prima, cioè da Fabrizio Carola, un architetto di Napoli, e lui aveva disegnato questa piazza in agora di sette piazze di cupole, però ne abbiamo preso solo una parte nel progetto della costruzione delle scuole. Quindi abbiamo preso queste cupole e le abbiamo ristrutturate, queste cupole che già erano esistenti. E che attività si fa in queste cupole? In queste cupole Paolo? si dovrebbe fare l'attività di asilo. Ah, bellissimo. Asilo. È connessa alle scuole, perché fa parte tutto di un polo polo scolastico primario, quindi quello là. E il campo sportivo, così come lo vedete adesso, è stato realizzato in funzione delle attività sportive che si quindi fanno. che i ragazzi potessero anche teoricamente fare... è una immagine visionaria, un tunnel che esce nelle scuole e bello. è tutto fruibile. Quindi fare magari una polisportiva Sì. San Potito. Sì. Ma tu giocavi, Paolo, a pallone? No, però mi piace guardare. Allora, Paolo mi ha fatto vedere questi murales straordinari che sono qui a San Potito, e questi murales li ha realizzati per gran parte Tono con Giuliana, ma in un festival che si fa qui da molti anni, è vero? Esattamente, già sono come 5 anni che stiamo qua a San Potito. Già loro facevano tante cose di partecipazione, eventi con il cinema, cose interessanti, e quando siamo arrivati noi tramite una residenza artistica che era un gemellaggio che si faceva con il Centro d'Arte della Regenta alle Canarie, e quindi una volta che siamo arrivati qui abbiamo visto la predisposizione della gente del paese, l'ospitalità, che era un paese perfetto per fare queste cose. La bellezza anche di San Potito. Esattamente. E senza voler interrompere questa bellezza abbiamo proposto questo festival di murales, che ha questa particolarità che per noi è più importante la partecipazione e il processo che quasi il risultato, cioè quasi tutte le opere che vedete sono partecipate con la gente del paese. Per esempio, insieme a Mono González, un muralista del Cile, hanno lavorato quasi 200 persone del paese. Nespun della Polonia ha lavorato con i merletti, con la signora del paese facendo i merletti. Beh, questa è una cosa straordinaria, no? Come dire, il mettere assieme anche le persone. Esattamente, questa era la cosa importante, perché tante volte ultimamente questo tipo di festival parano caduti dall'alti, sempre con punti di vista più sull'ego dell'artista. La cosa a noi ci piaceva tutto il contrario. Quindi, se capisco bene, Dono, diciamo, è l'umanità che deve uscire fuori, no? Sì, per supposto, la prima cosa, sono sì. davvero felice di questo. Continuerete naturalmente? Sì, continueremo, nella medida del possibile continueremo. In questo modo qua, naturalmente. Sempre in questo modo qua, sì, faremo qualcosa, la faremo così. Sì, grazie. Grazie a te, per Luigi, grazie, grazie tanto. Grazie. Paolo all'inizio del viaggio mi aveva detto di essere uno degli ultimi nati in casa, e insieme siamo andati dalla novantenne lucida signorina Sarro, colei che ha fatto nascere
tantissime bambine e bambini in paese. Cioè si era costretti ad andare in ospedale solo per casi eccezionali, non c'era, è un paese agricolo. Prima lei mi ha detto una cosa importantissima, questi bambini di San Potito, bambini e bambine, nascevano nel letto dove erano stati concepiti. Sì, è bello, no? È Non bellissimo, è bello. molto, E qui, molto bello. Era, anche se il parto, io quando la fine del lavoro sono stata costretta ad andare in ospedale e vedevo che si agitavano i medici, dico, ma qua siamo in ospedale, c'è l'ossigeno, c'è tutto e io non solo dovevo prendere il parto, dovevo calmare la famiglia e poi sapete tantempirismo che ho trovato, perché io ho cominciato a lavorare qua nel 1954 e l'80% della popolazione era analfabeta. E voglio chiederle una cosa, invece qualcuno viene a trovarla e appunto a dire perché sa una cosa, io sono da lei oggi perché Paolo Riccio, un nato del 1966 che è quello che mi sta accompagnando in questo viaggio, mi ha detto dobbiamo andare dalla signorina Sacchi. Perché Paolo Ricci è figlio di Giuseppina, la mamma è Giuseppina, ma non andavano in ospedale. Certamente adesso non ci sono neanche più le condizioni per far nascere un bambino in casa, perché se lo possono permettere, chi se lo può permettere? Allora le mamme erano legate, la famiglia era unita, magari la figlia doveva partorire, lei andava la mattina là, cucinava, mandava il bambino a scuola, preparava il cibo per il genero e tutto. Adesso la mamma va a fare la visita di cortesia, ci porti i fiori per il nato. Cioè è cambiato tutto, è un'altra epoca. Ecco, non sarebbe neanche, non lo so, forse trova più amore in ospedale perché si abituano, non sa più c'è. Durante il nostro incontro ci aveva chiesto di accendere il camino. Abbiamo visto la sede del Parco regionale del Matese e poi abbiamo incontrato il sindaco di San Potito Sanniti. Franco, questo paese è meraviglioso, è bellissimo. San Potito Sannitico è meraviglioso, proprio la morfologia, come si può vedere anche dalle immagini, noi San Potito ce l'abbiamo alle nostre spalle, quindi oltre alle montagne, è protetto dalle montagne, poi c'è una vasta zona dove praticamente si estende verso la valle e quindi questa è tutta la valle di San Potito Sannitico, questa è la parte della campagna di San Potito Sannitico. Antropologicamente è proprio distribuito in questo modo, oltre al paese diciamo è molto antropizzato all'interno delle campagne, quindi c'è molta abitazione all'interno delle campagne, c'è molto spazio, la qualità della vita è eccezionale a San Potito. Devo dire che abbiamo scoperto tantissime cose belle che avete e che avete anche fatto. Allora, noi abbiamo investito molto perché ormai sono 10 anni che facciamo, che diciamo dura il mio percorso amministrativo e abbiamo fatto piazze nuove, abbiamo recuperato degli spazi verdi perché a me erano molto cari questi spazi verdi e semplicemente sono state delle sistemazioni naturalistiche. Abbiamo fatto i marciapiedi nuovi, strade, infrastrutture, fognature, auditorium e noi contiamo 2000 persone. Però sono orgogliosissimo di questa cosa perché anche da un punto di vista acustico diciamo ci sono state svariatissime iniziative e tutti quanti hanno apprezzato la qualità della struttura e io sono contento perché finalmente viene restituita a San Potito quella che è una struttura idonea proprio per manifestare quella che è la cultura, l'arte che comunque è intrinseca in quella che è la comunità di San Potito. Devo dire che in questi 2 giorni ce ne siamo accorti. E per noi è un onore e un piacere. Allora, noi dobbiamo promuovere il nostro territorio perché veramente ne vale la pena. Grazie. A voi. Grazie. Allora Paolo, in questo nostro viaggio a San Potito mi hai portato anche davanti il Cinema Aurora.
Era il cinema che stava a San Potito. Certo, era la nostra sala cinematografica, estiva soprattutto. E ho bei ricordi di quei tempi, anche perché ero ragazzino, quindi tutto era più bello. E Vero. qui hai visto i primi film? I primi in assoluto, proiettati, e poi erano a colori ed erano i primi film western che io vedevo e i primi film di Kung Fu, me lo ricordo proprio come oggi. E a volte ho nostalgia di quei tempi. E mi dicevi anche che ti affascinava molto questo fascio di luce. Questo fascio di luce che veniva fuori dalla macchina che proiettava il film, perché era all'interno di un casotto che non si vedeva la luce che usciva fuori. Diciamo che si ricreava un po' l'ambiente di Nuovo Cinema Paradiso? Certo, proprio così, forse nasce da là. Paolo, mi fai conoscere un altro luogo particolare, straordinario di San Potito. Questo è l'antico cimitero, detto Le Torelle. Le Torelle, sì. Questo è il cimitero prima che ci fosse il cimitero quello attuale, che è stato andato in disuso con il famoso editto di Napoleone, che vietava questo tipo di cimiteri dove il morto non veniva sepolto ma veniva messo nei scolatoi. Negli scolatoi che adesso vedremo. Che adesso vediamo è all'interno della chiesa. Allora, tra i vari incontri che Paolo mi ha consigliato, dice devi incontrare Marco perché fa delle cose particolari qui da noi a San Potito. E allora, ciao Marco. Buongiorno. Mi spieghi che cosa... Intanto vicino a te vedo una bicicletta. Sì, questa è una bicicletta assistita di enduro. Che si fa con questa bicicletta qui? Questa qua si affrontano veramente percorsi tecnici, si visita le parti alte della montagna, all'interno del Parco del Matese, dove veramente ci vogliono attrezzi un pochettino più tecnici, come questi tipo di biciclette che sono assistite, in più hanno una ciclistica da enduro come una bici che affronta percorsi veramente tecnici. E poi Paolo mi diceva che qui in 3 minuti si fa una discesa dalla montagna. Sì, poi noi teniamo un percorso di downhill fatto dal 2004 che l'abbiamo organizzato piano piano con questo gruppo di amici e è un percorso molto tecnico, conosciuto e facciamo un campionato tranne questo periodo che siamo un pochettino sospesi. Ma tu anche lo fai proprio tu? Sì, noi allora sviluppiamo, prima li sviluppiamo noi, pure se ci sta un po' di età, però veniamo... Quindi tu sei uno di quelli che in 3 minuti scende la montagna? Perfetto. E con questa bicicletta da Costa oggi tiene 15.000 metri di dislivello, li ha fatti qui sull'Appennino nostro. Tutte le vette che tiene il Mutria, il Pastonica, Monteporco. Beh, bellissimo. Senti, e poi Marco mi diceva, Paolo, di altre 2... Sì, noi poi facciamo con le biciclette un pochettino più leggere, sempre assistite, facciamo proprio il turista, diciamo la visita del Lago Matese, magari arriva una pianta secolare particolare, oppure io ho i cani da tartufo. Ecco, questa era una specifica che Paolo mi diceva, tu ti interessi anche molto? Sì, adesso pure i cani da tartufo. Perché questo è territorio di Tartufo? Sì, San Potito è città del tartufo, del mesenderico, perché noi teniamo tante faggete, allora il mesenderico nasce nelle faggete, un fungo che questo habitat è perfetto. Il Matese, pure la parte dietro che poi noi passiamo nel Molise, comunque è tutto bosco, è bellissimo e ci sta una buona produzione di mesenderico. E un'altra cosa che pure ti riguarda è qualcosa che si fa, il parapendio, perché è tutto legato con l'umidità. Dove sta l'umidità crea termica. Allora escono i tartufi, i funghi e in più c'è il volo, ovviamente, stanno i rapaci, come se sono i rapaci arrivano questi... Così come fai la bici, fai pure il parapendio? Il parapendio sono un pochettino meno esperto, però ho fatto il corso perché comunque portando le persone, creando la logistica a questi gruppi, perché noi teniamo una struttura che sta sul territorio, Bacco e Bivacco, e noi con questa struttura offriamo il posti letto e la ristorazione, in più io faccio la logistica per gruppi di stranieri che vengono dalla Germania, Svizzera, Francia,
vengono qua, noi conoscendo bene il territorio tra biciclette, tartufi e funghi, li portiamo sui decolli, invece facciamo vivere in base alle giornate, se non si vola, bici, Insomma, gli fate vivere dei bei giorni qui a San ci Polito. facciamo vivere la parte alta del territorio. Grazie Marco. È stato un piacere, Grazie. veramente, grazie che siete venuti e ci valorizzate, perché questo territorio ha bisogno di Ma questo valorizzazione. territorio c'ha bisogno, ma merita anche. Merita, e più gente, cioè più persone che hanno gusto e rispetto per la natura vengono, più siamo contenti. Grazie. Va bene, grazie a voi. In paese c'è anche una pista di macchinine telecomandate, dove da ogni luogo arrivano appassionati a gareggiare. Il Fate Festival e il Mercatino di Natale sono le due grandi ideazioni che la Proloco Genius Loci per tantissimi anni ha organizzato e che avranno altre edizioni. Una vera occasione per vivere la magia di questo paese in 2 stagioni diverse dell'anno. I nostri bisnonni vecchi della vigilia di Natale, di Capodanno, si usavano fare questo. Lui è Renato e sua moglie, che ci hanno preparato questa bontà locale, gustata durante il periodo natalizio e offerta anche a tutti gli artisti che sono stati ospiti di San Potito. Paolo, allora, ogni viaggio ha un inizio e c'è una fine. Noi la fine però la facciamo da dove abbiamo fatto l'inizio, perché magari può essere l'inizio di viaggi ancora più lunghi, diversi, che faremo anche in altri luoghi. Io ti ringrazio, sono stati 3 giorni molto belli con te, ci hai, come dire, fatto vedere tutto quello che era possibile di vedere del tuo bellissimo paese. A dire la verità, non penso che abbiamo visto tutto, perché ci sta tanto ancora da vedere. Però in 3 giorni questo è quello che abbiamo potuto fare. Grazie Paolo. Ok, alla prossima. Buon viaggio a te. A te. I paesi hanno un loro fascino particolare, ognuno ha una sua storia, le sue bellezze e le persone che li hanno.